Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle meravigliose ciabatte integrali. In pochissimo tempo e con un procedimento davvero alla portata di tutti riusciamo ad ottenere un pane croccante, leggero come una piuma, alveolatissimo, che non ha niente da invidiare al pane dei forni. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare l'impasto delle nostre ciabatte abbiamo bisogno di farina di grano tenero integrale, la mia ha 12 grammi di proteine, acqua di rubinetto, sale e lievito di birra. Io sto usando il lievito fresco. Tutti i pesi, come al solito, sono scritti in info box sotto il video. Cominciamo a versare dell'acqua presa dal peso totale nelle due ciotoline, quella del sale e quella del lievito, e facciamo sciogliere prima il lievito e poi il sale. Mettiamo momentaneamente da parte le due ciotoline. Adesso con l'acqua restante idratiamo la farina e lavoriamo inizialmente con un cucchiaio di legno. Possiamo lasciare il cucchiaio e continuiamo a lavorare a mano. Vedete? Sul fondo della ciotola non c'è più farina. A questo punto noi versiamo in 3 volte acqua e lievito. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare anche in planetaria, seguendo
esattamente lo stesso procedimento. E adesso per ultimo aggiungiamo l'acqua con il sale. Vedete l'impasto com'è ben idratato. Adesso lo lavoriamo in questo modo per 3 minuti. Dopo 3 minuti possiamo fermarci. Copriamo la nostra ciotola con un piatto e attendiamo 20 minuti. Dopo il breve riposo dobbiamo bagnarci una mano con un pochino di acqua e facciamo delle pieghe al nostro impasto. Copriamo ancora la ciotola con il piatto e attendiamo ancora 20 minuti. Vedete l'impasto come comincia a lievitare. Adesso dobbiamo bagnare il piano di lavoro con acqua e rovesciamo l'impasto sul piano. Con entrambe le mani bagnate allarghiamo l'impasto. E adesso lo dobbiamo richiudere. Davvero niente di più semplice. Mettiamo l'impasto in ciotola, la ciotola è pulita e unta con dell'olio extravergine di oliva. Ora copriamo con pellicola e lasciamo che l'impasto raddoppi di volume. Il mio impasto ha raddoppiato di volume, alla temperatura di 24 gradi ha impiegato 1 ora e mezza. Ora dobbiamo infarinare il piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano.
Come vedete è un impasto splendido. Adesso lo allarghiamo leggermente. Spolveriamo un pochino di farina. E ora tagliamo le ciabatte. Ora lasciamo riposare le ciabatte così sul piano di lavoro per 15 minuti e poi le trasferiamo in teglia. Dopo l'ultimo breve riposo siamo pronti per trasferire il nostro pane in teglia. Ci aiutiamo con una spatola, solleviamo il pane così e lo mettiamo direttamente in teglia. E ora siamo pronti per infornare il nostro pane. Io ho preriscaldato il forno in modalità ventilata a 250 gradi e ho messo sulla base del forno un pentolino con acqua. Cuocio le ciabatte per 10 minuti a 250 gradi, tolgo il pentolino con acqua, abbasso la temperatura del forno a 220 gradi e cuocio ancora per 15-18 minuti. Ed eccole qui, le mie ciabatte integrali appena sfornate. C'è un profumo di pane indescrivibile. Ora le lasciamo raffreddare mettendole su una griglia. Però tanto vi faccio sentire la croccantezza. Sentite? Davvero meravigliose. Le nostre ciabatte integrali sono fredde e possiamo portarle in tavola. Sono leggerissime, ciabatte integrali super croccanti e leggere come piume. Non credo che ci sia molto da dire. Questo è ciò che abbiamo ottenuto in pochissime ore e in maniera davvero semplice e alla portata di tutti. E io credo che non ci sia soddisfazione più grande che portare in tavola un pane fatto con le nostre mani. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia ciabatta integrale sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.